Quali immagini vi vengono in mente quando sentite la parola alieni? Forse una di queste? Certo, quelli mostrati sono format cinematografici e televisivi del nostro recente passato e fanno sicuramente paura. Ma è proprio questo il prototipo di alieno che ancora oggi ci propone principalmente il mainstream. Vediamo però di fare un po' di chiarezza e di dare finalmente una risposta ad una delle domande più antiche di sempre. Siamo soli nell'universo? Per rispondere alla domanda di inizio video, ovviamente non servono chissà quali ricerche perché basterebbe la logica. Con una stima di oltre 2 trilioni di galassie presenti nel nostro universo e 6 miliardi di pianeti potenzialmente abitabili solo nella nostra Via Lattea, la risposta crediamo sia ovvia ed incontestabile. Quello che però è sempre stato contestato da tutti lo potremmo riassumere nella famosa esclamazione fatta nel 1950 nella mensa dei laboratori di Los Alamos da Enrico Fermi. Dove sono tutti? E che è rimasta nella storia con il nome di paradosso di Fermi. E, per vari ragionamenti, dal calcolo statistico, come visto nel video sull'origine dell'uomo, alle enormi distanze tra pianeti e galassie, fino alla nostra incapacità comunicativa e di comprensione di eventuali segnali alieni, ne fanno a prima vista una esclamazione sensata. Noi però la consideriamo ridicola, oltre che figlia dell'ignoranza, perché non tiene affatto conto di tutto il resto. Anche solo considerando i racconti che si perdono nei millenni e provenienti dagli scritti di ogni religione, oltre che dai racconti delle popolazioni più antiche e da quelle che ancora oggi popolano il nostro pianeta, il fatto che siamo visitati da altre civiltà extraterrestri dovrebbe essere oramai un fatto ben consolidato nella nostra cultura. Ma alcuni pseudo-portavoce scientifici giudicano tali racconti, incisioni rupestri e ritrovamenti archeologici delle semplici raffigurazioni, dei semplici racconti inventati e testimonianze troppo antiche che non possono essere viste né interpretate con gli occhi di oggi, arrivando persino a parlare di pareidolia visiva. Ecco che con tali ragionamenti si potrebbe dire tutto ed il contrario di tutto, e si potrebbero considerare come veritieri alcuni resoconti storici, ma considerarne altri come delle allegorie o invenzioni. Onestamente non capiamo bene su quali basi scientifiche o su quali ragionamenti logici siano basate tali sciocche affermazioni. Se oggi qualcuno vedesse ad esempio degli esseri con 3 dita e ne volesse lasciare testimonianza ai posteri, per quanto possa essere negato nel disegno, li disegnerà effettivamente con 3 dita. Ricordatevi questo particolare. Ma se si continua a dare credito a questi signori che abusano di questo modo di ragionare, a tali racconti non si potrà mai dare il giusto valore, tagliando così di netto un intero patrimonio storico, oltre che scientifico, sulle varie scoperte archeologiche e avvistamenti. È una parte importante della nostra storia che racconta della nostra natura e della nostra provenienza. Il fatto divertente è che si derubricano fatti ritenuti poco attendibili, usando motivazioni poco attendibili, ma sappiamo bene che la tendenza di tali personaggi è quella di negare e, ove possibile, nascondere qualunque cosa possa fare riferimento a civiltà extraterrestri, e onestamente non ne capiamo il motivo. O forse sì. Nel 2023, infatti, durante una discussione al World Economic Forum, il fondatore Klaus Schwab ha sottolineato come l'arrivo di una civiltà extraterrestre avanzata potrebbe sconvolgere le strutture economiche e politiche globali, minando il sistema di potere e causando incertezze globali. Ed ecco spiegato perché i vari governi, soprattutto quello americano, tendono a sminuire i vari avvistamenti di oggetti non identificati nei nostri cieli, definendoli delle semplici allucinazioni, singole o di massa, o considerando i testimoni oculari come persone ignoranti, che non sanno né capiscono cosa hanno visto, pur essendoci foto e video. Per carità,
Anche se su oltre 5 milioni di avvistamenti complessivi se ne salvassero circa 800.000 di accertati come inspiegabili, rimarrebbe il fatto che se anche solo uno fosse considerato veritiero o anche solo inspiegabile, caspita, vorrebbe dire che tutto quello che ci hanno raccontato fino ad oggi è pura falsità e menzogna. L'ufficio del Dipartimento della Difesa statunitense per la risoluzione delle anomalie in tutti i settori, ARO, in un report datato febbraio 2024, dichiarava: AARO riconosce che molte persone sostengono sinceramente versioni di queste convinzioni che si basano sulla loro percezione di esperienze passate e sulle esperienze di altre persone di cui si fidano o sui media e sui canali online, ritenute fonti di informazioni credibili e verificabili. La proliferazione di programmi televisivi, libri, film e la grande quantità di contenuti in internet e nei social media incentrati su argomenti correlati agli UAP hanno molto probabilmente influenzato il dibattito pubblico su questo argomento e rafforzato queste convinzioni in alcune fasce della popolazione. ci stanno praticamente dicendo che chi sostiene di aver visto un un UAP e che magari lo filma è un credulone. Peccato che solo 7 mesi dopo, il 13 novembre 2024, si è tenuta presso la Camera del Congresso degli Stati Uniti a Washington una storica audizione sui fenomeni anomali non identificati, chiamati appunto oggi UAP, Unidentified Aerial Phenomena o Unidentified Anomalous Phenomena, sulla scia di una audizione simile tenutasi nel luglio del 2023. In tali audizioni sono stati ascoltati, sotto giuramento, figure rilevanti per il ruolo svolto in passato a livello governativo, militare ed istituzionale. Per brevità, evitiamo di fare la lista dei nomi. Tali personaggi hanno affermato che gli Stati Uniti sono in possesso di prove biologiche e resti di corpi alieni, oltre che materiali, anche dischi volanti interi, che proverebbero l'esistenza di intelligenze extraterrestri di molto superiori alla nostra, che visitano regolarmente il nostro pianeta, almeno da decenni. Piloti ed ufficiali dell'aeronautica hanno testimoniato di aver visto oggetti in volo che non potevano essere paragonati a nessun altro velivolo conosciuto per via della loro velocità, forma e possibilità di manovra. Vi proponiamo ora solo alcuni stralci di tali audizioni. Invito i testimoni ad alzarsi e ad alzare la loro mano destra. Ora si fa sul serio. Giurate solennemente di affermare che la testimonianza che state per dare è la verità? Tutta la verità e nient'altro che la verità? Lo giuro. Lasciatemi essere chiaro, gli UAP sono reali. Le tecnologie avanzate, non realizzate dal nostro governo o da qualsiasi altro governo, stanno monitorando installazioni militari sensibili in tutto il mondo. Inoltre, gli Stati Uniti sono in possesso di tecnologie UAP, così come alcuni dei nostri avversari. Credo che siamo nel bel mezzo di una corsa segreta agli armamenti che dura da decenni e finanziata dai soldi mal distribuiti dei contribuenti e nascosta ai nostri rappresentanti, eletti dal popolo, e agli organi di controllo. L'eccesso di segretezza ha portato a gravi misfatti contro dipendenti pubblici, personale militare e il pubblico, il tutto per nascondere il fatto che non siamo soli nel cosmo. Il governo ha negato per decenni qualsiasi interesse negli UFO, ma i documenti messi assieme dietro le quinte rivelano tutta un'altra storia. Se queste tecnologie non sono fatte dai governi, da chi sono fatte? Da compagnie private o sta insinuando che sono realizzate da intelligenze non umane? È esattamente il motivo per cui siamo qui. Il problema è che stiamo parlando di decenni, non solo degli ultimi 10 anni. Si sta riferendo a queste aziende private o a queste intelligenze non umane? Forse entrambi. Il governo ha condotto programmi segreti per il recupero di UAP precipitati? Sì o no? Sì, Erano progetti di ingegneria inversa di astronavi aliene? Sì o no? sì. Sono stato informato durante i miei compiti ufficiali di un programma multidecennale di recupero di UAP precipitati e di ingegneria inversa.
basandosi sulle sue esperienze e osservazioni, crede che gli UAP rappresentino una potenziale minaccia alla nostra sicurezza nazionale? Sì, ed ecco il perché. La tecnologia che abbiamo affrontato era altamente superiore a quella che avevamo e potresti metterla ovunque. Se potessimo averne uno, catturarne uno, applicare l'ingegneria inversa e farlo funzionare, stiamo parlando di qualcosa che può andare nello spazio da qualche parte e scendere in una manciata di secondi, fare quello che vuole e andarsene. E non c'è nulla che possiamo fare a riguardo. Nulla! Mr. Grush, crede che il nostro governo sia in possesso di qualche UAP? Assolutamente. E basandomi su interviste di oltre 40 testimoni in 4 anni. E dove? Conosco le posizioni esatte e sono già state date all'ispettore generale e alcune al comitato di intelligence. Mr. Graves, vorrei sapere come sa che questi non erano nostri aerei. Da alcuni comportamenti che abbiamo visto nell'area di lavoro, abbiamo visto questi oggetti che erano a 0.0 Mach, cioè velocità zero, su certi terreni. E questo significa che è come quando lanci un galleggiante dentro un fiume che sta scorrendo a valle. Questi oggetti rimanevano perfettamente fermi con un vento da uragano di categoria 4. E questi stessi oggetti accelerarono poi a velocità supersonica di 1.1, 1.2 Mach e lo fecero in un modo molto erratico e rapido. Non so dare una spiegazione. Mr. Flavor, che cosa l'ha più stupita delle capacità di volo di questo oggetto Tic Tac, sinteticamente? Le performance, assolutamente le performance. Lei è al corrente di qualsiasi altro oggetto di questo mondo che abbia queste possibilità? No, credo vadano al di là della nostra scienza della materia che attualmente possediamo. Se lei crede che abbiamo dei velivoli che si sono schiantati, come ha detto in precedenza, crede che abbiamo anche i corpi dei piloti che hanno pilotato quel velivolo? Come riportato nell'intervista al News Nation, resti biologici sono arrivati con alcuni di questi recuperi. Sì. Erano resti umani o non umani? Non umani, e questa è stata la valutazione di persone con conoscenze dirette con cui ho parlato e che sono tuttora all'interno del programma. Crediamo che queste dichiarazioni potrebbero bastare per dire che siamo visitati, almeno da parecchi decenni, da intelligenze non umane e non di questo pianeta. Ma se tali visite fossero avvenute fin dall'antichità? Ci sono infatti testimonianze scritte, raffigurazioni, sculture, eccetera, che sono arrivate fino ai giorni nostri. Ed ecco che quindi potremmo già trarre 2 conclusioni. Questi esseri ci visitano da millenni e non sono malvagi. Anche perché se lo fossero, ci avrebbero già soggiogato o distrutto ancora quando avevamo lance e frecce. E se pensiamo che, nella maggior parte dei casi, vengono abbinati alle religioni, potremmo benissimo definirli, come già abbiamo visto, angeli. Ma vediamo alcuni di questi scritti e scoperte archeologiche che testimoniano tutto questo. Partiamo da alcuni passi della Bibbia meno conosciuti. Io guardavo, ed ecco un vento tempestoso avanzare dal settentrione, una grande nube e un turbinio di fuoco che splendeva tutto intorno e in mezzo si scorgeva come un balenare di metallo incandescente. Gesù disse: «Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare». Di giorno il Signore era davanti a loro come una grossa nube per indicare la strada e di notte come un fuoco splendente per far loro luce. Così potevano camminare giorno e notte. Ma possiamo citare qualche passo anche dal Corano. Noi scendiamo dal cielo solo per ordine del Signore. A Lui appartiene quel che è davanti a noi e dietro di noi e quel che è in mezzo, il nostro Signore, non dimentica. La scienza è solo presso Dio. Io vi trasmetto il messaggio che mi è stato dato. Mi accorgo che siete un popolo ignorante. Ed ecco, la videro, una nuvola che attraversava il cielo volando verso le loro valli.
ma troviamo riferimenti ad oggetti volanti che possono addirittura immergersi sott'acqua anche in numerosi testi sanscriti, come i Veda e i Purana, ed in alcuni manoscritti tibetani antichi che parlano di perle di luce che si muovono rapidamente nel cielo. Altri riferimenti li possiamo trovare in molte cronache antiche. Ad esempio, nel 343 a.C. nell'antica Grecia, un generale greco di nome Timoleone avrebbe avvistato nel cielo un oggetto a forma di torcia in grado di guidare le navi greche fino alla Sicilia. Ma anche intorno al 440, nell'opera di Tito Livio, a Burbe Condita, c'è un passaggio che dice: una sorta di navi che hanno brillato nel cielo. Tutto questo a testimoniare che queste navi solcano i nostri cieli da ben prima della nascita di Gesù. Ma altre testimonianze ci arrivano da tempi ancora più remoti. Antiche pitture rupestri, di circa 10.000 anni fa, sono state scoperte a Hoshangabad in India nel Chhattisgarh. Notate la forma della testa e degli occhi, ma soprattutto notate le dita, sono tridattili. Qualcuno potrebbe subito pensare che possa essere una semplificazione artistica, ma se guardiamo le altre figure dipinte, possiamo notare che hanno 5 dita a dimostrare che sapevano molto bene come rappresentare quello che vedevano. E guardando bene quegli affreschi preistorici, si scorgono anche quelle che oggi si possono definire navi spaziali, che volano sopra le teste dei personaggi dipinti. Ma moltissimi altri ritrovamenti dimostrano quanto sia antica la visita extraterrestre sul nostro pianeta. E molti altri, purtroppo, sono ancora chiusi dentro i caveau dei vari musei. Ma, ovviamente, le prove non finiscono qui. Oltre alle migliaia di testimonianze, video e foto provenienti da persone comuni, oltre alle testimonianze dei militari, di quelle dei vari governi e dei servizi segreti, e oltre alle prove archeologiche, abbiamo dati anche a livello scientifico. E proprio a questo proposito vogliamo parlare del nostro satellite, la Luna. Pochi sanno che la maggior parte degli osservatori di tutto il mondo tengono una lista di quelli che sono chiamati fenomeni transitori lunari, o TLP, Transient Lunar Phenomenon. Per darvi un'idea, la NASA, ad esempio, ne ha una lista che parte dal 1540, segno dell'interesse di tale ente su questi strani fenomeni che avvengono sul territorio lunare. Ve ne riportiamo alcuni, presi da vari osservatori. Vicino il cratere Aristarchus, un punto luminoso durato 30 minuti. Un enorme fascio di luce si accende ad intermittenza nella parte in ombra della Luna. Il fenomeno dura qualche minuto. Nel cratere Aristarchus brilla una luce rossa vivissima come una stella. Tale fenomeno si ripeterà altre volte. Si osserva il passaggio, dinanzi alla Luna, di un oggetto scuro e molto nitido, avente la forma di un'ellisse. Il disco lunare è attraversato più volte da un gran numero di globi lucenti. Dalla superficie lunare, oggetti di abbagliante splendore si staccano dirigendosi verso lo spazio a gran velocità. Nella parte in ombra di Aristarchus si osserva un bagliore pulsante, molto brillante, di magnitudine 8.0. Presso l'orlo del cratere Keplero si osserva un bagliore di colore rosso. Nel cratere Littrow si notano 7 punti bianchi e disposti a formare la lettera greca gamma. Una struttura a forma di cupola nel cratere Plateau, che non era mai stata osservata in centinaia di ore di osservazione. Una grande macchia bianca con una coda, simile a quella di una cometa, che si estende verso est, sulla riva del mare Crisium, confermata da diversi altri osservatori. L'effetto è stato visto per diverse notti ed è svanito completamente entro il 20 giugno. Ma cosa c'entra tutto questo con gli alieni? Come abbiamo visto, il nostro satellite è da sempre sotto osservazione e dovremmo già sapere tutto di lui. Ma le incessanti ricerche che si stanno ancora oggi facendo da parte non solo degli Stati Uniti, ma anche della Russia, della Cina e per ultima dell'Europa, ci dicono di no.
I più blasonati divulgatori scientifici vi parlano di questi fenomeni lunari attribuendoli a eruzioni di gas, fenomeni di ionizzazione, levitazione elettrostatica o riflessi ottici. Ma davvero possiamo credere a tali spiegazioni? È risaputo che nel sottosuolo lunare ci sono piccole quantità di gas come l'elio 3, anche se contenute nei minerali, e che nell'atmosfera ci sono tracce di neon, elio e idrogeno. Alcuni studi statistici però hanno evidenziato come molti di questi fenomeni si manifestino maggiormente in aree ricche di torio, un elemento radioattivo, la cui catena di decadimento sviluppa il gas radon. Ecco che quindi potremmo affermare che alcune di queste fenomenologie siano davvero dovute ad eruzioni di gas, alcune sicuramente a riflessi ottici ed altri ad impatti meteorici che creano delle luci visibili che durano però solo delle frazioni di secondo. Escluderemmo dunque da queste cause la ionizzazione, perché sulla superficie lunare le concentrazioni di anioni, ioni con carica negativa, da poco confermati dalla sonda cinese Chang'e 6, è troppo bassa per generare una qualsivoglia luminescenza in modo naturale. Ma, come al solito, c'è qualcosa che tali personaggi non vi dicono, ovvero che ci sono TLP che hanno sicuramente origini naturali e TLP che invece hanno altre spiegazioni. Certo, troppi le giustificano chiamandole semplicemente anomalie ottiche. Ma questa, ad esempio, vi sembra una anomalia ottica? Notate come si muove? Non può ovviamente essere una sonda. E come rimane sempre visibile anche quando attraversa zone in ombra. Ora lo vedremo meglio, grazie ad uno zoom ed una piccola modifica al contrasto. E questa invece? Ci aspettiamo già che nei commenti qualcuno scriva le solite giustificazioni su cosa potrebbero essere quegli oggetti che possono coprire la distanza Terra-Luna in poco meno di 10 minuti. E cioè satelliti, oggetti lasciati in orbita dalle varie missioni spaziali, effetti ottici di qualche tipo, bolle di plasma, eccetera, eccetera. Insomma, dei semplici oggetti, che sarebbero però in grado di viaggiare a più di 2 milioni di chilometri all'ora nello spazio e a più di 200.000 chilometri all'ora in atmosfera, senza disintegrarsi, ovviamente. Una cosa che molti ad esempio ignorano è che la Luna non è grigia, come ce l'hanno sempre mostrata, ma si presenta in realtà così. E perché ce la fanno vedere grigia? Perché se vedessimo le stesse foto a colori, scopriremmo qualcosa che non vogliono che scopriamo. Come ad esempio che la Luna ha una sua vegetazione, oltre al fatto che è abitata, in maggior parte nel sottosuolo, ed utilizzata come base d'appoggio per esseri di altri mondi in missione qui sulla Terra.
Se fate qualche ricerca, troverete sicuramente foto della Luna modificate dalla NASA, anche in modo abbastanza grottesco, subito dopo la scoperta da parte di alcuni ricercatori di, chiamiamole, anomalie, che farebbero pensare a strutture di qualche tipo sulla superficie lunare. È oramai noto, anche da fonti interne alla NASA e dai vari dipartimenti della difesa statunitensi, che molte di quelle foto sono state modificate a priori con approssimativi taglia e cuci e con più accurati copia e incolla in tempi recenti, per nascondere quello che probabilmente non si doveva vedere. Ma questo è solo uno dei tanti aspetti del cover-up in atto oramai da decenni. Le verità che vi stiamo raccontando, per chi non l'avesse ancora capito, sono emerse grazie al sacrificio di alcune persone che hanno dedicato la loro intera vita nella divulgazione di messaggi inviati da coloro che si definiscono fratelli del cielo o fratelli celesti, provenienti da altri pianeti e da altre dimensioni. Parliamo dei famosi contattisti, come ad esempio George Adamski, Howard Menger, Eugenio Siragusa e ad oggi lo stigmatizzato Giorgio Bongiovanni. Persone che hanno sempre affermato che questi esseri non solo esistono ma ci visitano da millenni ed hanno delle loro basi sulla nostra Luna oltre che sulla Terra ed altri pianeti del nostro sistema solare. I più scettici diranno sicuramente che è gente pazza, che sente le voci, o persone con forti manie di protagonismo. Peccato che le loro rivelazioni, sia in ambito religioso che scientifico, che in quello sociologico internazionale, si sono sempre dimostrate veritiere. Come ad esempio quella fatta da George Adamski nel 1955 e successivamente da Howard Menger nel 1956 e da Eugenio Siragusa, che nel 1969 dichiarava convintamente che c'è acqua ed ossigeno nel sottosuolo lunare ed anche in quello marziano. Tale fatto è stato scientificamente dimostrato nel 2009 con le missioni L-Cross della NASA e confermate poi, intorno al 2018, dalla sonda indiana Chandrayaan-2, che ha trovato indizi della presenza di molecole di acqua e idrossile sulla superficie lunare, ma anche più recentemente nel 2020 dalla NASA con il telescopio Sofia e dalle sonde cinesi Chang'e 5 e 6. Ma i messaggi ricevuti dai contattisti non si sono certo limitati a parlare di extraterrestri ed UFO, ma anche della situazione disastrosa del nostro mondo dal punto di vista spirituale ed ammonendoci per l'uso sconsiderato dell'energia atomica. Una energia che, come la usiamo noi, è disgregatrice, che separa invece di unire. Gesù, infatti, lo disse chiaramente. L'uomo non osi separare ciò che Dio ha unito. E non si riferiva certo al matrimonio in corso, come oggi suggerisce stupidamente la Chiesa. Questo perché ridurrebbe gli insegnamenti di Gesù a semplici frasi occasionali, invece che a insegnamenti più profondi e di più ampio respiro. E anche Gesù, infatti, è chiaro su questo. Non era così che Dio aveva inteso da principio, facendo intendere un significato più ampio e non certo legato al mero matrimonio. E infatti si riferiva a molte cose. Dio ha unito il corpo con lo spirito e lo spirito al suo percorso, così come ha anche legato i quarks tra loro. In sostanza, tutto quello che l'uomo fa per dividere e disarmonizzare le cose è male, compresa la scissione dell'atomo, l'omicidio e le divisioni in senso generale. Parole che quindi collegano spiritualità e scienza come tutti i suoi insegnamenti. Ma, a proposito di spiritualità, vorremmo evitare di parlare in questo video di religione e di tutti i veggenti, come li chiama la Chiesa Cattolica, che si sono susseguiti negli ultimi secoli. Non possiamo però esimerci, nella nostra ricerca di verità sull'esistenza extraterrestre, dal citare le rivelazioni fatte durante le apparizioni della Santa Madre, che si sono sempre avverate, e alcune, ancora incompiute, riguarderebbero proprio il nostro tempo.
Molti avranno infatti sentito parlare dei famosi 3 segreti di Fatima, dati dalla Santa Vergine, ai 3 pastorelli, Lucia dos Santos, Francisco Marto e Jacinta Marto, a partire dal 13 maggio 1917. Ci sarebbe molto da raccontare su questo evento, ma, non essendo lo scopo del video, ci vorremmo soffermare solo su un messaggio in particolare, e cioè sul famoso terzo segreto di Fatima. La Chiesa ha dichiarato che tale segreto si è completato con l'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Ma la storia è ben diversa. Infatti il terzo segreto, oltre ad essere male interpretato, è stato rivelato solo in parte dalla Chiesa, mentre una parte importante venne rivelata dal giornale tedesco Neues Europa, che la pubblicò nel 1963, dopo che la Chiesa si è rifiutata, più volte, di obbedire alle richieste della Santa Madre. Ma c'è un'ulteriore parte che è stata rivelata dal giornale Non siamo soli. E questa è l'incredibile rivelazione che la Vergine fa a Lucia. E in quel tempo esseri cosmici verranno da lontani lidi dell'universo, nel nome di Dio. Riferendosi, così si dice, alla seconda metà del XX secolo. Peccato che tale periodo sia stato interpretato in maniera errata. E questo significa che il segreto, che oggi non è più segreto, è ancora valido. Ma tale profezia non è ancora stata rivelata al mondo dalla Chiesa Cattolica per puro egoismo, visto che ne minerebbe profondamente la stabilità. Ma già un certo Angelo Giuseppe Roncalli, che diventò poi Papa Giovanni XXIII, fece, all'età di 54 anni mentre era arcivescovo titolare di Mesembria, la seguente profezia. Sempre più numerosi i segni, le luci nel cielo saranno rosse, azzurre, verdi, veloci, cresceranno. Qualcuno viene da lontano e vuole incontrare gli uomini della terra. Gli incontri ci sono già stati, ma chi ha visto veramente ha taciuto. E poi, dai racconti del suo segretario personale, Monsignor Loris Capovilla, messi per iscritto 20 anni dopo la morte del pontefice, emerse che nel luglio del 1961 il Papa stesso ebbe un incontro con un extraterrestre mentre passeggiava accompagnato da Monsignor Capovilla nel giardino di Castel Gandolfo a Roma. Un oggetto di forma ovale, ricordatevi questo dettaglio, molto luminoso e con luci intermittenti di colore azzurro ed ambra, che volò sopra le loro teste ed atterrò sul giardino. Ne uscì uno strano essere, di forma assolutamente umana, ma contornato da una luce che sembrava emanare dal suo corpo. Il Papa ebbe modo di parlare col fratello extraterrestre e in quell'occasione gli venne chiesto di ammonire il mondo sulla pericolosità della proliferazione nucleare. E infatti, nel 1962, scrisse l'enciclica non a caso intitolata Pacem in Terris, la pace sulla terra, che, tra le altre cose, faceva trasparire la forte preoccupazione del pontefice per la corsa agli armamenti nucleari. Ma il Papa non è stato l'unico ad avere incontri con i fratelli dello spazio. Sono milioni, infatti, gli avvistamenti di oggetti non identificati, filmati o fotografati nei nostri cieli, soprattutto da persone comuni, ma anche avvistamenti radar di veicoli che viaggiano a velocità impressionanti nella nostra atmosfera e che poi di colpo spariscono. Oggetti che non si possono abbattere, dimostrando così la loro infinita superiorità tecnologica e militare, ma che non hanno mai causato danni a civili o a cose. Solo in rari casi hanno causato delle vittime. Ma tali eventi sono stati causati dall'ostinatezza e dall'arroganza dei militari che spesso si sono avvicinati troppo a tali veicoli, pur essendo stati preventivamente informati di non farlo. Molti di questi avvistamenti civili sono sicuramente dei falsi, ma molti altri non hanno, attualmente, una spiegazione né logica né scientifica. Oggetti volanti, che compiono manovre non replicabili da nessuna tecnologia ad oggi esistente, che escono o si immergono nei mari o che entrano ed escono persino dai vulcani. Molti, portavoce della cosiddetta scienza, continuano ancora a negarne l'esistenza, continuano a negare che tali velivoli siano di origine extraterrestre. Ma se i militari, e oggi anche i servizi segreti dei vari governi, ci dicono che non sono roba loro,
come si fa a negare una cosa così evidente? Non sono droni militari americani. La cosa viene indagata dalle forze dell'ordine locali. La nostra valutazione iniziale è che questi non sono droni o attività che arrivano da entità straniere o avversarie. Oggetti di forme diverse, a sigaro, a piatto, triangolari, o come quelle a forma di uovo degli apuniani del pianeta Apu. Vi ricordate cosa ha visto il Papa? O come quello che vide l'agente di polizia Lonnie Zamora nel 1964 a Socorro, in New Mexico. O quello testimoniato da Vlado Kapetanovic, che incontrò sulle Ande peruviane esponenti della civiltà Apu. O come quello fotografato dal 14enne Ronnie Hill il 21 luglio del 1967 nella contea di Pamlico, nella Carolina del Nord, con la sua Polaroid. Ecco che quindi, collegando tutte queste testimonianze, potremmo affermare che il video pubblicato il 15 gennaio 2025 dal giornale News Nation e fatto trapelare dal pilota Jake Barber, che pilotava l'elicottero, sia veritiero. Così come l'enorme quantità di avvistamenti avvenuti di recente negli Stati Uniti e classificati come droni, un termine generico per definire dei velivoli senza pilota. Ricordate le parole della profezia di Papa Roncalli? Le luci nel cielo saranno rosse, azzurre, verdi, veloci, cresceranno. Qualcuno viene da lontano e vuole incontrare gli uomini della terra. Ma come se non bastassero le prove fin qui portate, ce ne sono anche altre che provengono da una scoperta fatta recentemente. Scoperte nel deserto peruviano tra Palpa e Nazca, in una grotta, queste mummie si sono conservate fino ai giorni nostri grazie all'essiccazione fornita dalla polvere di diatomea presente in grande quantità nella grotta. Questi corpi sono inizialmente stati definiti dei falsi, delle bambole, fatte con ossa di vari animali. Ed una tale notizia fu quella che risaltò maggiormente negli scorsi anni in tutto il web, come anche le relazioni, poco scientifiche, dei vari divulgatori, che attestarono che il famoso ricercatore Jaime Maussan, che ha fatto conoscere questi corpi al pubblico e li aveva mostrati nel 2023 ad una audizione al Parlamento messicano, non avesse mai mostrato uno straccio di prova della loro autenticità. Ma tali notizie, come tutte quelle del mainstream, erano, per dirla in modo civile, altamente pretestuose. Infatti, basterebbe una semplice ricerchina sul web per scoprire che tutte le analisi sul DNA, le TAC, le radiografie, le tomografie, eccetera, fatte da vari istituti di fama mondiale, sono di dominio pubblico. I risultati di tali ricerche sono stati firmati nel 2023 da importanti ricercatori di vari settori, in un resoconto finale, pubblicato dall'Università Nazionale San Luis Gonzaga di Ica, in Perù. Ma, come al solito, nessuno ne diede notizia, ma anzi, si continua ancora oggi a diffamare, senza prove, o con prove che non hanno alcun valore scientifico, una importante scoperta, arrivando addirittura ad infangare importanti ricercatori, non solo peruviani e messicani, ma anche statunitensi e russi. Come avrete sicuramente intravisto, tali corpi sono tridattili, con 3 dita, e con una struttura umanoide. In uno in particolare, probabilmente una femmina, sono state addirittura trovate delle uova fecondate con all'interno i piccoli in formazione. Ma senza dilungarci troppo, cosa sono questi corpi e cosa rappresenterebbero? Sono dei veri corpi biologici umanoidi, quindi non umani, datati a circa 1700 anni fa, muniti di ossa, tendini, pelle ed organi. Alti dai 60 cm fino al 1,60 m e che hanno camminato ed interagito in quel territorio peruviano con le culture Paracas prima e Nazca dopo. Dallo studio del loro DNA è emerso che sono simili a noi soltanto per il 30%, valore variabile da corpo a corpo,
mentre per il restante 70% è stato confermato che il 14% è di origine batterica, frutto probabilmente di contaminazione, mentre il rimanente 56% non sembrerebbe di origine terrestre, risultando quindi dissimile da qualunque essere vivente fino ad oggi conosciuto. Alcuni di questi corpi sono ibridi a vari stadi e sono catalogabili come umanoidi, insettoidi e rettiloidi, e che sono oramai stati confermati essere corpi autentici e reali. Chi continua oggi a dire che sono delle bambole o dei fake, crediamo non sappia nemmeno di cosa stia parlando. Ovviamente gli studiosi non si esprimono ancora ufficialmente sulla loro origine. Potrebbero però essere di origine aliena, vista l'analisi del DNA precedentemente citata, ma si stanno valutando anche altre ipotesi. Quello che è certo è che non sono umani e che avevano una conoscenza, anche chimica, di molto avanzata rispetto alle popolazioni del tempo. Le placche metalliche trovate infatti sui corpi sono fatte di materiali non conosciuti e non lavorabili a quei tempi. Come se non bastasse, abbiamo già trattato l'argomento dei cerchi nel grano, chiamati anche crop circles o crop glyphs, e vi abbiamo già dimostrato la loro veridicità e come riconoscere i veri dai falsi. Tra questi glifi, però, ce n'è uno che dimostra chi sono gli artefici di tali disegni nei campi di grano, come fosse una risposta alle tante bugie circolate su queste creazioni. È ovviamente impossibile, in una sola notte, realizzare una figura così grande, complessa e precisa anche nel suo significato. Attenti ai portatori di falsi doni e alle loro mancate promesse. Molto dolore, però c'è ancora tempo. Siate certi che c'è del bene là fuori. Noi siamo contro gli inganni. Il passaggio si sta chiudendo. A significare che ci è stato dato ancora tempo per il vostro risveglio e per chi opera per dispensare verità e pace. Loro ci sono e ci sono sempre stati per noi. Ed il tempo della menzogna e della sofferenza sta per finire con la rivelazione ultima del grande incontro con i signori dello spazio e con il successivo ritorno del Figlio dell'uomo come giudice. Giudicherà i vivi e i morti, ed il suo regno non avrà fine. Le cosiddette civiltà extraterrestri ci sono sempre state e più vicine di quanto pensiamo. E se siamo arrivati fino ai giorni nostri, come umanità, è anche grazie ai loro interventi e alla loro guida. Crediamo dunque che le prove ora possano bastare, anche per zittire, ed in alcuni casi screditare, tutti quegli pseudo portavoce della scienza e pseudo ricercatori che fino a ieri hanno continuato a scimmiottare le dichiarazioni di altri, cercando di intortare la gente grazie ai loro altisonanti titoli. Speriamo abbiate finalmente capito che quelli che fino a ieri negavano la visita dei fratelli celesti e spesso l'esistenza stessa di civiltà extraterrestri, che bollavano gli avvistamenti come pareidolie varie, che negavano il recupero di dischi volanti, che negavano praticamente tutto su questa tematica. Oggi, con le testimonianze sentite all'inizio del video, ci stanno palesemente dicendo che hanno sempre mentito, sapendo di mentire. Ma, come sempre, nessuno farà mai un mea culpa. Nessuno dirà mai «mi scuso, ho sbagliato». Vedete, con tutte le prove che sono state raccolte nell'ultimo secolo, è ad oggi praticamente impossibile dire che non esistono civiltà extraterrestri, o che esistono da qualche parte, ma non possono arrivare o non possono avere interesse in civiltà meno evolute della loro, pensando che siano egoiste come lo siamo noi. E queste purtroppo sono le barzellette che ancora girano su alcuni giornali e testate giornalistiche, ed escono ancora dalla bocca di portavoce scientifici, oramai in declino, e che vedono giorno dopo giorno le loro bugie sgretolarsi sotto il peso della verità, irriducibili portatori di menzogne ed inganni. Se non lo avete ancora capito, tutti gli argomenti che abbiamo fin qui trattato si concentrano in una unica grande rivelazione. Un intero cosmo, che con le sue molteplici dimensioni è espressione di un Dio che ancora non comprendiamo, ma che emana amore e ordine. Un Padre, espressione dell'idea creativa e costruttore dei nostri cieli e delle nostre terre. Una Madre,
genitrice di innumerevoli forme di vita che ama infinitamente e che, incarnandosi nella Vergine Maria, ha dato alla luce il Figlio dell'uomo. Un figlio, unigenito e portatore dei valori cristici e degli insegnamenti del Padre. Un cosmo, un sole, un pianeta, un uomo, che tutto danno e che sono ordine e giustizia, così come la vita e la via. Mentre noi, esseri al limitare della terza dimensione e formati da 3 parti di materia e una di astrale, siamo figli ancora immaturi ed ingrati, che hanno bisogno di sperimentare nella dualità. Spiriti, collegati ad un corpo tramite le loro anime, ai quali è stato affidato un regno, che, invece di custodire, tentano continuamente di distruggere. Figli che, invece di amarsi come fratelli, e condividere quello che gli viene dato, cercano di fregarsi a vicenda diventando accumulatori seriali, rincorrendo solo stimoli e piaceri terreni e temporanei. Spiriti che da millenni non hanno ancora capito come evolversi, perseverando nell'errore più grande, la superbia. I am the chosen one. Somebody had to do it. Ma il tempo della mietitura è giunto e testimoniato dai segni, sempre più tangibili, che annunciano il contatto con gli esseri della 4ª, 5ª e 6ª dimensione, che sono gli angeli di ieri, e che oggi chiamiamo extraterrestri. Le milizie celesti, che scenderanno dal cielo con Gesù, che tornerà per giudicare, in nome del Padre suo e nostro, gli spiriti dei vivi e dei morti. Il segno più recente, e che anticipa l'incontro con i fratelli dello spazio, è la cosiddetta sfera di Buga, una di quelle antiche sfere volanti filmate ovunque nel mondo e donata dai fratelli dello spazio alla popolazione civile. È ad oggi oggetto di studio da parte dell'Università Autonoma del Messico e da altri ricercatori, accorsi da tutto il mondo. E tali esami hanno già dato parecchie conferme. Ma altre conferme alla sua autenticità ed antichità arrivano da recenti ritrovamenti nei pressi di Tula, in Messico, dove sfere di pietra con incisioni molto simili sono state riportate alla luce da ricercatori indipendenti. Così come le famose pietre di Aztlán, che oltre a raffigurare alieni e astronavi, contengono raffigurazioni inequivocabilmente simili al contenuto della sfera di Buga. Ma delle sfere volanti ne parleremo magari in un futuro video. Tutti questi sono segni che, per chi è in grado di vedere, testimoniano che Lui, Gesù, ritornerà per raccogliere e sollevare i figli eletti e gettare nel fuoco i figli della perdizione, già selezionati dalle legioni del grande tentatore e ammaliatore Lucifero. Un compito, questo, assegnatogli dal Padre come forma di redenzione per il peccato commesso. Ecco come Gesù stesso spiegò la parabola della zizzania. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridor di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. A chi pensa e ancora dice, dopo millenni, che queste sono solo favole e stupidaggini, vorremmo dare un ultimo avvertimento per volere della Santa Madre. Voi, figli miei, che ascoltate ma non credete né cercate di comprendere, avete avuto il tempo di redimervi e lo state sprecando nell'illusione delle cose materiali. Avete ricevuto la vita e la usate per l'effimero. Avete udito la verità e l'avete dileggiata. Vi è stata assegnata la via, ma non l'avete mai percorsa. Vi ho concesso ulteriore tempo fermando il braccio di mio figlio e sono stati mandati a voi i figli prediletti del Padre, ma ancora una volta avete preferito le lusinghe del tentatore. Vi imploro, apritevi alla verità, non chiudete i vostri cuori davanti ad essa.
Il vostro tempo sarà breve. Non permettete agli inganni di mettere radici in voi. Solo così potrò portarvi sulla via dell'amore, che è l'unica via che porta a mio figlio. Ovviamente siete liberi di scegliere il vostro percorso e quindi il vostro destino, come avete sempre fatto e come vi è sempre stato concesso per amore del Padre. Ma ora, come vi era stato promesso, avete uno strumento in più, la verità, tutta, offerta dal Padre nella sua infinita bontà. Non sprecatela, perché sarà l'ultima vostra occasione per evolvere. Ad oggi, con la fine dei tempi oramai prossima, non ci saranno più seconde possibilità per nessuno. Le alternative? Come nella dualità di questa dimensione, saranno solamente due: alzare la propria frequenza, evolvendo, o fare la morte seconda, accogliere pienamente e coscientemente il messaggio cristico, o tornare alle dimensioni inferiori dove perderete l'ego sum per milioni di anni, rimanendo però coscienti di quello che eravate e che potevate fare. Accogliete dunque queste rivelazioni e fate vostre queste parole, perché questa è verità, questa è giustizia. Can you talk to me? Can you hear me? Jesus loves me. Oh, you know Jesus. You know Jesus. Jesus is awesome, isn't he? Yes, he is. God is good. Se vuoi saperne di più, leggi l'articolo completo sul nostro sito. E non dimenticarti di iscriverti al canale ed attivare la campanella, per non perderti tutti gli aggiornamenti sulle ultime verità rivelate.